Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione in cui relativamente al nostro piano Planner Cardiology Congress andremo a programmare una videoconferenza in Microsoft Teams. Per qualsiasi attività lavorativa ovviamente sono importanti tutte le condivisioni che si possono fare all'interno dell'account Office 365, quindi dei file di OneDrive, delle sezioni di OneNote, del sito SharePoint, degli ambienti di Planner, di Teams, Sway, Forms, però sicuramente è importante anche la comunicazione vocale tra persone e talvolta imprescindibile, nel senso che a volte bisogna fare il punto della situazione a voce su alcune attività. E Teams ci offre gli strumenti per poterlo fare perché in Teams oltre a poter utilizzare la chat, quindi la chat generale del team dove tutti possono vedere, la chat di ciascun canale dove possono vedere solo gli appartenenti al canale e le chat private tra due persone che possono coinvolgere fino a 9 persone. Oltre tutto questo c'è la possibilità di attivare delle videoconferenze. Quindi cliccando qui si possono attivare delle videoconferenze e si può creare una riunione immediata. Questo è anche l'ambiente che ci si presenterà nel momento in cui invece la riunione sarà programmata nel tempo. Quando ci collegheremo vedremo questa schermata. Ecco, nel caso di riunione immediata io clicco qui su partecipa ora e andrò a copiare questo collegamento, lo potrò inviare a chiunque, come facciamo per esempio con Meet di Google, oppure posso andare a invitare i partecipanti e dire che alla videoconferenza voglio invitare Susan, chiedi di partecipare, lei ovviamente sarà subito notificata in Teams per partecipare alla videoconferenza. Quindi qui chiudiamo perché noi ora vogliamo fare un'altra cosa. Cioè vogliamo programmare delle videoconferenze. Abbiamo detto in alcune lezioni precedenti che un'attività come questa di organizzazione di un evento congressuale medico a livello mondiale si organizza almeno 2 anni prima, talvolta anche 3 anni prima. Quindi spesso c'è la necessità di stare in contatto tra attori dell'evento, quindi l'agenzia che organizza l'evento deve stare in contatto con alcuni soggetti. Di sicuro prima di tutti con il comitato promotore dell'evento. Poi dovrà stare in contatto anche con quelli che si iscrivono al congresso, in questo caso i cardiologi, per cercare di venire incontro alle loro esigenze negli alberghi, in quello che possono fare nel tempo libero e anche con gli accompagnatori dei cardiologi e delle cardiologhe, quindi le mogli e i mariti, per occupare il loro tempo libero durante lo svolgimento del congresso. E per fare queste riunioni periodiche c'è questo strumento. Quindi sicuramente quindi pianifica una riunione, quindi la riunione la vado a pianificare e sicuramente con il comitato promotore almeno una volta al mese è bene sentirsi, parlarsi anche soltanto mezz'ora per fare il punto della situazione. Magari con i cardiologi e con gli accompagnatori sarà sufficiente, soprattutto all'inizio, farlo una volta ogni 3-4 mesi. Ora noi vedremo come si può fare una volta al mese con il comitato promotore e ovviamente si farà nello stesso modo la riunione semplicemente andando a dare una cadenza tempistica diversa. Quindi andiamo a dare un titolo alla nostra riunione. Allora, la chiamiamo Stato dell'arte, organizzazione, evento, Cardiology Congress. Già che poi lui lo riporta qui automaticamente perché io sono entrato qui dentro dal team di Teams Cardiology Congress. Aggiungi i partecipanti, si possono aggiungere quelli facoltativi o quelli obbligatori, noi semplicemente aggiungeremo dei partecipanti, quindi metteremo PCO Operators, quindi proprio tutto il gruppo PCO, di cui quindi fanno parte tutti i collaboratori dell'agenzia che organizza l'evento che sono stati individuati come responsabili dell'organizzazione di questo evento e poi mettiamo il comitato promotore e anche direttamente il presidente del comitato promotore.
uno dice che non è valido, va bene, si vede che eventualmente io l'ho eliminato, ho lasciato soltanto il gruppo, comunque non è questo che ci interessa, va bene questo per fare l'esempio, PCO Operators e comitato promotore, quindi tutti quelli che all'interno dell'agenzia si occupano di questo evento e il comitato promotore. Oggi è il 28 ottobre, lasciamo questa data, 28 ottobre diciamo alle 12, la riunione si tiene alle 12, poi ovviamente in questi casi sarà importante anche tener conto del fuso orario, diciamo dalle 12 alle 13, perché a questi eventi partecipano persone da tutto il mondo, ma in questo caso, visto che si tratta soltanto di dover parlare con il comitato promotore, lo faremo nell'orario più comodo in base a dove si trova il comitato promotore. Poi, quindi, prevediamo la durata di un'ora e andiamo a dire che questa riunione si ripete mensilmente. Quindi si ripete mensilmente, diciamo il giorno 28, e la facciamo finire, siccome il congresso ci dovrà essere il 14 e 15 settembre 2025, il 30 agosto 2025. A quel punto finiranno le riunioni, quindi l'ultima riunione sarà il 28 agosto 2025. Andiamo a cliccare su salva e poi qui andiamo a scrivere riunione per discutere dello stato di avanzamento dell'organizzazione. Poi qua possiamo andare a settare alcuni parametri, quindi chi può partecipare alla riunione, cioè soltanto gli organizzatori e coorganizzatori oppure anche altre persone. Diciamo che possono partecipare persone della mia organizzazione, nel senso che magari tra le persone che fanno parte dell'organizzazione, che quindi sono membri o ospiti dell'account Office 365, una persona può invitare anche un'altra persona, magari il comitato promotore potrebbe invitare anche un determinato cardiologo che noi qui non abbiamo messo nell'invito periodico. E poi qui abbiamo altre opzioni, come per esempio se abilitare il microfono, se consentire di utilizzare la videocamera, chi può presentare, cioè chi potrà andare a presentare qualcosa via schermo, diciamo che possono presentare tutti. La chat della riunione è attivata o no? Diciamo che la lasciamo attivata, quindi in riunione si potranno anche scrivere dei messaggi chat. E poi qua su in alto c'è la sala d'attesa. Chi può evitare la sala d'attesa, cioè chi può entrare immediatamente. Diciamo che la possono evitare le persone dell'organizzazione, quindi quelle che hanno titolo a partecipare alla riunione. Ovviamente persone dell'organizzazione che dovranno essere invitate all'occorrenza o dai PCO o dal comitato promotore, perché di default a questa riunione parteciperanno solo gli operatori PCO e i membri del comitato promotore, quindi quelli che fanno parte di questo gruppo Office 365. A loro soltanto arriverà la notifica e ovviamente su Outlook verranno martellati tutte le volte che si avvicina il giorno 28 del mese che c'è questa riunione con tanto di link per raggiungerla subito. Le persone che si connettono tramite telefono possono ignorare la sala d'attesa, diciamo di sì. Annuncia quando le persone si connettono abbandonano, sì, annunciamelo. Abbiamo settato tutto, registra automaticamente, possiamo anche andare a dire, ovviamente informando le persone e avendo il consenso, registriamo tutto, così magari ci può essere un intervento del presidente del comitato promotore, poi tagliamo il video e lo mettiamo sul sito SharePoint perché è importante che tutti sentano quello che ha detto. Andiamo a salvare e a questo punto non rimane che inviare. Clicco su invia e la riunione è stata organizzata. Quindi ora vuol dire che ogni volta che ci troveremo vicino al 28 del mese, coloro che fanno parte dell'agenzia che organizza l'evento e che fanno parte di quel gruppo PCO Operators e coloro che fanno parte del gruppo Office 365 del comitato promotore riceveranno l'avviso che hanno ora immediatamente ricevuto, lo riceveranno ogni volta che si avvicina il 28 del mese e quindi avranno immediatamente il link per accedere alla videoconferenza. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!